Ciao a tutti, oggi parliamo della sindrome di Howe nel gatto. Prima di iniziare questo video vi ricordo che se siete interessati ad argomenti di medicina veterinaria del cane e del gatto, iscrivetevi al canale qua sotto e se volete supportare il progetto mettete un bel mi piace al video. Partiamo subito con il video. Che cos'è la sindrome di Howe? Partiamo da che cosa causa la sindrome di Howe. La sindrome di Howe causa fondamentalmente la procidenza bilaterale della terza palpebra nel gatto. Bilaterale nel senso che la terza palpebra è quel pezzettino, diciamo, è quella plica congiuntivale che si trova nel canto mediale a sezione triangolare, che serve per proteggere la cornea e che all'interno contiene comunque una ghiandola che produce il 30-40% delle lacrime, che come avrete visto nel video che vi metto qua sopra e anche infine, poi in alcuni cani può procidere questa ghiandola e quindi dare delle problematiche poi a livello di secchezza dell'occhio. Nel gatto la sindrome di Howe è fondamentalmente questa presenza di questa terza palpebra che invece di rimanere all'interno del canto mediale dell'occhio e vedersi veramente poco, se non con delle manovre che di solito effettuiamo noi medici veterinari, rimane parzialmente fuori. Praticamente la terza palpebra riesce quasi a coprire metà occhio. Di solito i proprietari vedono questi gatti che hanno praticamente la terza palpebra che copre entrambi gli occhi. Vi dico bilaterale perché invece quando è monolaterale bisogna un attimo stare un po' attenti, perché prima di tutto non dovrebbe essere la sindrome di Howe, che è proprio bilaterale, ma potrebbero esserci problemi più seri della sindrome di Howe, perché fortunatamente la sindrome di Howe non è una patologia così grave. È chiaro che dal punto di vista diagnostico vanno escluse altre patologie, però fondamentalmente in questo video mi interessa farvi capire questa particolare sindrome, perché è molto caratteristica, abbastanza comunque frequente. Nella mia carriera l'ho vista diverse volte e fortunatamente è autorisolutiva, nel senso che generalmente si risolve in 3 o 4 settimane. Cosa accade quindi? Abbiamo questi gatti che sono praticamente coperti dalla loro terza palpebra e si pensa, di solito sono gatti giovani, gatti giovani, e si pensa che ci sia sottostante un problema gastroenterico, un torovirus enterico oppure dei vermi intestinali. Generalmente quando mi è capitato di visitare questi gatti, la prima cosa che faccio è la sverminazione e l'esame delle feci per vedere chiaramente se ci sono dei parassiti. Non sempre li trovo, però fondamentalmente la letteratura ci indica come probabile causa i vermi intestinali, quindi andiamo a agire da quel punto di vista. È chiaro che se poi i gatti presentano sindrome di Howe e anche un'enterite, va ovviamente gestita anche l'enterite. Per quanto riguarda la diagnosi, di solito si effettua, io di solito utilizzo un colirio a base di fenilefrina che applico direttamente sulla congiuntiva e scusate, sulla terza palpebra, e dovrebbe esserci una retrazione immediata che indica il coinvolgimento del sistema nervoso simpatico postgangliare. Generalmente faccio applicare una goccia di questo colirio per farla rientrare. È chiaro che poi come vi dicevo è autorisolutiva, nel senso che in 3-4 settimane poi pian piano la terza palpebra rientra. È una cosa abbastanza diciamo curiosa, perché effettivamente si pensa sia un problema gastroenterico che vada poi a svilupparsi sulla terza palpebra, quindi è molto particolare, soprattutto per chi ha le prime armi in questo lavoro. La prima volta che la vede chiaramente rimane un po' sorpreso, perché chiaramente come diagnosi differenziale abbiamo le sindromi di Horner, abbiamo diverse patologie che possono coinvolgere chiaramente quella zona, e quindi magari poi vai a studiartelo e trovi questa sindrome di Howe che fortunatamente ti risolve il problema nei gatti e nei gattini, perché molto spesso stiamo parlando di questa patologia. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo video. Un saluto a tutti.